Stavo riflettendo su quella che poteva essere l'introduzione di questo video, che non è una recensione, è una chiacchierata, è una rievocazione, è un omaggio all'Omega Speedmaster. Continuo a pensarci, ma c'è poco da dire in realtà, almeno l'introduzione non è semplice, quindi direi che non aggiungerò altro e ci godiamo questo filmato che chiuse quel documentario che alcuni mesi fa ho già pubblicato sull'Omega Speedmaster, e in questo video invece magari lo usiamo per aprire questa chiacchierata. Sono giorni, purtroppo o per fortuna, che si parla di questi famosi Moonswatch, l'Omega Speedmaster realizzato da Omega in collaborazione con Swatch. È successo di tutto, ne abbiamo anche parlato fin troppo, ma in tutto questo che cosa succede allo Speedmaster, a quello vero, insomma, al cronografo della Luna, quello che davvero ci è andato sul nostro satellite, almeno i suoi predecessori? È semplice ferro, purtroppo, non è bioceramica, forse farà la ruggine, forse no, perché è acciaio. Ma scherzi a parte, è un orologio che da sempre appassiona, da sempre coinvolge, unisce gli appassionati. E quindi, anche se ne ho già parlato diverse volte, dall'unboxing al 1861 fino ad arrivare appunto al documentario di cui parlavamo e che vi linko, lo trovate nella descrizione di questo video, è il caso di riprendere un attimo le redini del discorso, dimenticarci un attimo la plastica, perché direi che è anche il caso, e fare invece, tra appassionati, tra di noi, come spesso facciamo qui su Talk, una breve analisi di quello che oggi è l'Omega Speedmaster. Nel documentario ho parlato di come è nata la leggenda dell'Omega Speedmaster, soprattutto nel cuore della NASA, quando nel 1965 fu testato e certificato come uno vero e proprio strumento adatto alle missioni spaziali con equipaggio umano. Una storia favolosa, vi consiglio di rivederla e me la riguardo anche io ogni tanto. Lì però abbiamo analizzato referenza per referenza dagli 11 test che furono poi effettuati nel 1965 fino ad arrivare alle certificazioni del 1978 del calibro 861, il sostituto meno pregiato invece del 321 che fino ad allora aveva equipaggiato gli Speedmaster, i 96 Omega Speedmaster assegnati all'equipaggio NASA. Quello però di cui voglio parlare in questo video è come abbiamo fatto, anzi come ha fatto Omega a rendere il cronografo più iconico di tutta la storia dell'orologeria e direi anche dell'umanità a questo punto, un cronografo in realtà per tutti.
tutti. Qualcuno dirà che è la forza, è il punto di forza dell'Omega Speedmaster, e io sono in parte d'accordo. Il fatto di poter avere tutti quanti a qualsiasi prezzo, praticamente si compravano fino a pochi anni fa anche per meno di 2000 euro, un orologio così iconico, così importante per la storia dell'orologeria, credo che sia un regalo di cui tutti dobbiamo o dovremmo godere. È chiaro che poi si rientra anche nei gusti personali, anche se ritengo che l'Omega Speedmaster sia un oggetto davvero oggettivamente bello, uno strumento, un vero e proprio strumento, uno di quegli strumenti che negli anni 60 costavano tanto perché erano degli strumenti di precisione, alla stregua di un qualsiasi altro strumento di precisione, un oscilloscopio per dirne uno, insomma un vero e proprio oggetto per la misurazione del tempo. E negli anni 60 sicuramente era così, al pari di altri orologi di pari fascia naturalmente, così come altri naturalmente concorsero all'equipaggiamento della NASA. Abbiamo parlato anche di questo. Insomma, un oggetto che ha fatto davvero la differenza, sia da un punto di vista tecnico, ricordiamo per esempio l'Apollo 13 dove l'equipaggio si salvò grazie al cronografo di Omega e i suoi 14 secondi che furono cronometrati nell'accensione dei motori dell'EM per ritrovare la traiettoria di rientro sulla Terra, ma questo è un altro discorso. Un orologio che negli anni 60 doveva già essere strumento, e lo vedete ancora oggi non soltanto possiamo indossare quello che è stato lo Speedmaster già nel 1969, ma vediamo anche che era uno strumento, un orologio troppo grande per il suo calibro, che nonostante i puristi possano sostenere sia un difetto, in realtà era il vero pregio di questo orologio, un 42 mm che negli anni 60 era impensabile e che è più grande di quello che dovrebbe essere, tant'è che la minuteria attorno ai subcontatori cronografici è più larga, e infatti gli indici per esempio al 369 sono lunghi quanto gli altri indici, proprio perché il quadrante doveva essere così grande da poter essere letto in qualsiasi condizione, e questo naturalmente facilitato anche dal colore nero opaco e dalle sfere bianche che si stagliano sul quadrante rendendolo leggibile in maniera perfetta. È questo che era l'Omega Speedmaster. Poi naturalmente grazie a tutte le sue caratteristiche tecniche superò anche quelli che erano i test NASA, non indenne, anzi subì molti danni, ma fu quello che subì meno danni durante i test e quindi alla fine fu scelto per l'equipaggiamento. E questo orologio è così iconico che lo vediamo al polso dei più grandi esploratori della storia dell'umanità, Neil Armstrong per esempio, ma anche gli altri suoi colleghi, da White a Scott a Young e tanti altri. Ecco, ed è qui che volevo arrivare con questo video, e cioè come facciamo ancora oggi, anzi come ha fatto Omega ancora oggi, a renderci disponibile a pochi soldi, se così possiamo dire, a circa 5-6 mila euro, un oggetto così iconico, un oggetto che campeggia al polso di Neil Armstrong, l'esploratore umano primo a mettere piede sulla Luna, il primo ad essere andato nello spazio lasciando il nostro pianeta. Insomma, qualcosa di straordinario, qualcosa che soltanto a raccontarlo fa venire i brividi. Eppure siamo davanti per esempio al Rolex Daytona appartenuto a Paul Newman, grande star del cinema, ma pur sempre star del cinema, che è stato battuto per 18 milioni di dollari. E allora l'Omega Speedmaster appartenuto a Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna, quanto dovrebbe valere? Ecco, secondo me in un'asta varrebbe meno, ed è questa la cosa assurda, è questo che mi chiedo, è questo che volevo chiedervi con questo video, e cioè per quanto io ritenga fantastico, democratico, assolutamente giusto e legittimo poter acquistare un orologio di questo tipo senza nessun problema, potercelo permettere tutti quelli che lo vogliono lo possono mettere al polso, voglio anche chiedervi, secondo voi quanto è ingiusto che tutto il resto invece segua un andamento completamente diverso, e cioè questo Speedmaster, l'Omega Speedmaster, dovrebbe avere un mercato diverso o sono gli altri?
ad avere un mercato assolutamente illogico, come appunto il Rolex Daytona Paul Newman. Per alcuni ci sono delle differenze peculiari, e cioè quelle per cui il Rolex Daytona Paul Newman, per esempio, comunque i manuali, sono stati orologi che, uscendo di produzione, uscendo di scena, quindi sono diventati degli oggetti del desiderio, mentre l'Omega Speedmaster, che è sempre rimasto fedele a se stesso, invece è sempre stato prodotto in milioni e milioni di esemplari, ed è il motivo per cui sul mercato subisce questo tipo di contrazione. È anche vero però che i veri Omega Speedmaster dell'epoca sono altri, dal CK2998 fino per esempio al 105003 o 105012, che furono proprio richiesti dalla NASA, e poi tante altre referenze che sono state trasformate negli Speedmaster che oggi conosciamo. Certo è che però hanno sempre avuto le stesse caratteristiche. Io ritengo che questo sia un bene, ma allo stesso tempo credo anche che lo Speedmaster meriterebbe un'attenzione completamente, esageratamente diversa da parte degli appassionati e da parte del mercato. Che questo sia un bene o un male probabilmente non lo possiamo dire, non sappiamo come sarebbe andata in maniera diversa. Quello che so però è che oggi l'Omega Speedmaster lo possiamo mettere al polso, così come negli anni 60 ce l'aveva Neil Armstrong sulla sua tuta spaziale quando mise per la prima volta piede sulla Luna. Parliamone insieme nei commenti come al solito. Grazie per essere stati con me nella stanza degli orologi anche in questo video. Se volete iscrivetevi, noi ci vediamo invece qui su TOC per una prossima puntata.